Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Mr. Raiden e oggi parleremo del nostro... Dove è il fucile? Parleremo del nostro Ruger Precision, ma questo è il 308, mamma mia. Parleremo del nostro Ruger Precision, ora ci siamo, in calibro 22 LR. Il 308, trovate il video sul canale, quindi andatelo a vedere se vi interessa. Allora, cosa possiamo dire di quest'arma? Possiamo subito dire che è un'arma molto futuristica, ben fatta, come avete visto o come vedrete se andate a vedere il video. È il fratello minore della Ruger Precision 308, in calibro 308 Winchester. Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, sia dal punto di vista di marketing che dal punto di vista nel curare il tiratore, perché gli hanno dato un'arma tattica, bella, di qualità, fatta bene e soprattutto molto precisa. Nella prova a fuoco dopo vedremo cosa riesce a fare questo fucile. Do giusto due dati tecnici per quello che riguarda l'arma. L'arma ha un'asta d'armamento maggiorata, sicura, ambidestra. La guida Picatinny è inclinata di 30 moa. Questo gli permette di avere molti più click sulla torretta. Una canna da 18 pollici rotomartellata a freddo, con alla volata una filettatura di 1-2-28 per l'alloggiamento di silenziatori o compensatori. Io sono di un'opinione: nel 22 il compensatore ti serve a ben poco, perché è talmente poco quello che è la volata, la sbuffata dell'ogiva che esce, che secondo me non diventa più una questione estetica e non una questione di funzionalità. Il silenziatore invece potrebbe essere una buona soluzione, chiaramente in quei paesi dove è consentito averli. Noi viviamo in Svizzera, tramite permessi speciali si possono avere qui in Svizzera. Il guard è flottante con un sistema di alloggio M-LOK. Io ho deciso di equipaggiare i miei due Ruger con un bipiede M-LOK. Secondo me è ottimo, non è un bipiede ososo dal punto di vista economico, ma fa egregiamente il suo lavoro. Tutto quello che riguarda il body e il calcio sono realizzati in nylon e fibra di vetro. Questo gli dà una leggerezza al fucile, al tatto è veramente ottimo, nel senso che comunque non è quella plasticazza che dà fastidio, si sente che è qualcosa di dedicato. Quello che riguarda, abbiamo un grilletto regolabile esternamente da 2,5 a 5 libre. Questo è un ottimo sistema per avere un attimino quella personalizzazione che ognuno di noi va a ricercare in un'arma. Tornando al discorso del calcio, è regolabile come nel suo fratello maggiore. Abbiamo la regolazione in avanti e indietro e la stina della poggiaguancia anch'essa regolabile, quindi ci permette di personalizzare la parte del poggiaguancia. Lo possiamo invertire nei due lati e questo è comodo in base alla statura del tiratore. Io personalmente ho deciso di equipaggiare quest'arma con un'ottica della AWEC con un calcolo balistico per il calibro 22 fino a 200 metri. Quest'ottica va tarata a 50 metri e dopo ogni 25 metri ti dà la caduta della palla. Io la trovo ottima, tornando sempre al discorso rapporto qualità-prezzo.
Qualità-prezzo vuol dire una spesa nei limiti del possibile contenuta, perché contenuta non vuol dire comprare cose che non funzionano o robe che non servono a nulla, passatemi il termine. Quindi avere una spesa contenuta ma con una buona qualità. Ha 9 ingrandimenti e la trovo molto luminosa, fa egregiamente il suo lavoro. Se volete un video dedicato scrivetemelo nei commenti, organizzeremo un video dedicato per l'ottica. Cosa posso dire di quest'arma? Ha una grandissima precisione, a 50 metri si riescono a mettere i colpi uno dentro l'altro. Io personalmente ho deciso di usare questa munizione per il long range, è una munizione molto costosa. Siamo nell'ordine dei 25 franchi, io parlo in franchi, dei 25 franchi a scatola, e tanto per un calibro 22. Però vi posso assicurare che nell'utilità del tiro fa veramente una grandissima differenza. Mentre col 308 riesco a stare con una munizione più economica e avere un piccolo stock di questo tipo di munizione. Cosa che voglio dire e che sono riuscito a fare, perché ho fatto delle prove, con la Federal riesco ad avere a 50 metri, su per giù, riesco ad avere lo stesso taraggio dell'ottica, quindi mi posso allenare con una munizione più economica. Dopo, quando devo andare a fare tiri precisi, devo fare una garetta, devo fare qualcosa, utilizzo questa. Questa è un po' la Ferrari delle munizioni per quello che riguarda quest'arma. Io ho visto dei video dove sparano fino a 500 yard con questa munizione qua. Quando ho preso il fucile, appunto, avevo trovato dei video in America dove, perché volevo scegliere quale 22 comprare, ero indeciso tra il CZ e il Ruger. C'erano altre diverse marche di fucili che mi potevano interessare. Dopo, vuoi l'abbinamento fratellone grande, fratello più piccolo, vuoi comunque quello che riesce a fare questo fucile nelle fuoco di altri video, ho optato per quest'arma qui. Il mio contenuto deriva da questo. Non ho trovato un contenuto ai tempi, quando l'ho comprato, in italiano degno di nota. Trovavo tutto in inglese, oggi ve lo voglio portare io in italiano. L'altra cosa che vorrei aggiungere sono i caricatori. Caricatori particolari. Personalmente l'arma viene fornita con il suo caricatore a banana da 15 colpi, secondo me osceno da vedere. Cioè allora, intanto facciamo la lettura dell'arma. L'arma è scarica prima di andare a operare. Dicevo, questo caricatore montato su quest'arma secondo me la fa diventare un po' un giocattolo. È bruttissimo da vedere. A me non è piaciuto a livello estetico. Infatti ho optato, questo ormai te lo danno insieme all'arma, ho optato per i suoi caricatori da 10 colpi, che secondo me a livello estetico fanno una gran differenza, perché non lo vedi nemmeno. Inserimento molto agioso, anche perché c'è una piccola svasatura dell'ingresso del caricatore. Questo ti permette un attimino di essere meno preciso nell'inserimento. Quindi il caricatore entra, se lo va a chiamare in automatico tutto quello che è il sistema dell'imbocco. Questi caricatori io li adoro perché appunto riusciamo ad avere 10 colpi in un caricatore veramente molto contenuto, che non prende spazio, molto più leggero dal punto di vista del peso. E la particolarità di questi caricatori qui è il fatto di avere un tamburo all'interno che gli permette di far entrare i colpi come un tamburo, appunto, e riusciamo ad avere 10 colpi in un caricatore leggero e piccolo, quindi meno ingombrante, soprattutto nei tiri. Se parliamo PRS, dove siamo in appoggio, magari il bananone ci dà fastidio negli appoggi, nei movimenti, comunque è un corpo che esce dall'arma, quindi potrebbe dare fastidio. Con questo riusciamo ad andare praticamente a zero, segue il telaio dell'arma, e questa la trovo una cosa
una cosa ottima anche da quel punto di vista. Bene ragazzi, penso che a livello tecnico 2 dati li abbiamo dati. Questo fucile, io ripeto, mi trovo benissimo, è un bel giocattolo per quello che riguarda i tiri, fino a, senza troppi ghirigori, fino a 200-300 metri ci spari, chiaramente con un po' di allenamento. Se ti aiuti con un'ottica del genere riesci ad avere un taraggio, trovata la munizione corretta per l'ottica, a divertirti fino a 200 metri, riesci a fare un bel lavoro. Dal punto di vista divertimento costo, chiaramente la munizione in calibro 22 costa molto meno. Qui volevo veramente una munizione che tirasse fuori il 100% di quest'arma. Questa munizione della Federal, che ha quasi le stesse caratteristiche dell'altra, ed è molto più economica, perché questa qua è una munizione, siamo nell'ordine dei 43 franchi, 325 colpi, ci sta. Entrambe sono 40 grani e secondo me funziona. Anche a livello di caduta della palla è molto simile, a 50 metri, molto simile alla munizione della RVS R Plus Long Range. Questo per fare veramente la punta al cazzo. Bene, andiamo al poligono, vediamo come si comporta e dopo tiriamo le conclusioni. A dopo. Ragazzi, siamo qui al poligono, facciamo la prova a fuoco. Per una questione di comodità andremo a caricare il bananone con la nostra Federal, quindi la munizione un attimino più economica, e nel carichino tamburo andremo a mettere la RVS R Plus Long Range. Vediamo un attimino, facciamo 2 prove e vediamo un attimino Una cosa importante che voglio dire è il 10 è la metà di questo tappo qui, la metà, quindi stiamo parlando di una cosa stile, cioè veramente piccolissimo. Qua siamo col polichrome, ci dà anche i millesimi, non ci dà il 9 e il 10, ci dà anche il 96, 94, 95, ok? Vediamo come si comporta così l'arma. Partiamo con le Federal. Questi sono i 5 colpi sparati con le Federal. Torniamo sulle RPS.
Ragazzi, per onestà intellettuale, i target che abbiamo giù, dove avete appena visto, dove c'è il polychrome, sono dei cerchi neri, non abbiamo i riferimenti come in un target del genere. La grandezza è questa, forse il 10 è un pelino più piccolo di là col polychrome, ma non abbiamo i riferimenti di tutti i vari livelli, no? Fino ad arrivare al centro. Quindi praticamente abbiamo tutta la sagomo nera. Io mi sono orientato a sentimento, perché sparando con le carabine tipo Anschutz, Emerly eccetera, loro hanno le foglie di mira, hanno le accoppiate col cerchietto che dovrebbe stare, vediamo se riesco a rendere l'idea, all'interno del nero, quindi ha allineato perfettamente questa situazione qua. Loro sono al centro con le loro carabine di precisione. Chiaramente per un binocolo avere un cerchio completamente nero senza riferimenti, spari un po' alla cieca. È una cosa che volevo dire, perché veramente quando abbiamo tarato e sparato in carta, siamo riusciti a fare 5 colpi uno dentro l'altro, sfalsati un pelino ma uno dentro l'altro sul 10. La carabina ha una precisione veramente allucinante, volevo dirla questa cosa. Ho voluto fare le prove a fuoco con le due munizioni per farvi capire anche un po' quella che è l'ottica per noi che andiamo al poligono. Sparare a un costo, quindi in base a quello che dobbiamo fare, quindi se parliamo di 50 metri, se riesci ad avere una munizione che ti dà un'ottima precisione e costanza fino a 200-300 metri, e nel taraggio dell'ottica riesci a trovare la munizione molto più economica, che comunque a 50 metri riesci a divertirti e ti dà comunque quella costanza che non è uguale chiaramente a questo tipo di munizioni, ma si avvicina, secondo me hai vinto dal punto di vista sempre spesa-beneficio. Perché vi ricordo che per fare esperienza con un'arma, se parliamo di DPA, se parliamo di PRS, se parliamo di tiro tattico, se parliamo di tiro di precisione, è tutta esperienza. Possiamo fare tutti i video che volete, possiamo guardare tutti i video che volete, ma quello che fa la differenza tra un tiratore e l'altro è la capacità, la voglia di allenarsi e apprendere. E esperienza. Non ci sono altre cose che ti possono insegnare o dare gli automatismi meccanici per migliorarti. I primi miglioramenti li vedi subito, dopo c'è veramente bisogno di allenarsi. Torniamo al fucile. La prova l'abbiamo fatta. Spero che queste riprese fatte in questo modo, comunque è un impegno per noi che facciamo contenuti. Io faccio al canale, faccio da regista, da frontman, da editor, faccio tutto io, quindi capite che tempo tanto che va via. Vi chiedo soltanto se i miei contenuti vi piacciono, se apprezzate il mio lavoro, metti il like e iscriviti al canale. Questo mi dà la soddisfazione per portare ancora più contenuti, per inventarmi cose nuove. Quindi mi raccomando, metti il like, iscriviti al canale e accendi la campanellina. Ragazzi, il video è giunto alla conclusione. Lascio a voi l'ultima parola sui commenti. Se volete una recensione su quest'ottica, scrivetemelo nei commenti. Quello che dovevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Al prossimo contenuto. Ciao!